cui ero partito per questa sequenza ed ero abbastanza preoccupato che in caso di caduta sarei caduto sulla cengia. Quindi molta attenzione alle rinviate e alle cengie. Quando ci sono cengie, anche qui rinviate corte, perché è come se stesse partendo da terra. Per quanto riguarda invece il consiglio sulla resistenza è: usate bene i piedi. Come vedete in questa sequenza non riuscivo a trovare per le mani nessun appiglio buono finché non ho alzato un pochino i piedi. Quando non trovate per le mani, soprattutto su un grado che per voi è confacente, dovete alzare un pochino i piedi, bastano anche 5 cm per trovare l'appiglio risolutivo. Qui invece siamo alle gole del Melfa, alla falesia Regalo di Natale, su un altro 6B. A differenza del precedente, questo 6B era anche abbastanza sottogradato, come capita spesso nelle falesie storiche, e anche la roccia piuttosto unta. Mi sono trovato in difficoltà, anche qui stavo alla seconda rinviata, quindi rinviata delicata, e come vedete dal cerchio rosso non riuscivo con sicurezza a posizionarmi per rinviare al secondo rinvio e ho dovuto trovare varie posizioni finché con un piccolo passetto non mi sono accorto che riuscivo a rinviare e a quel punto ho rinviato in sicurezza. Quindi qui torna il concetto di piccoli passi finché non trovate una posizione relativamente comoda e sicura per rinviare. Allora, qui ci troviamo a Norma, una bellissima falesia a sud di Roma, e stavo tentando di montare un 7A, che per me è una via veramente molto difficile. Non stavo quindi tentando di liberarla a vista, ma stavo soltanto tentando di montarla. Comunque era la prima volta che la provavo, quindi era una situazione molto simile a un tentativo di liberare una via a vista. E vediamo adesso in questa sequenza particolare il cosiddetto rischio di caduta alla gatto silvestro, come dico io, che è una caduta potenzialmente abbastanza pericolosa. Ecco, come vedete mi sono trovato a rinviare la terza rinviata, questa non era la seconda, era la terza rinviata, in una posizione molto scomoda e molto pericolosa, perché vedete dal cerchio rosso che tutto il peso del mio corpo era su un solo piede, su un solo punto. Se quel piede mi scivolava sarei caduto scivolando, strisciando lungo la roccia, e quindi potenzialmente mi potevo fare abbastanza male, anche le caviglie o i piedi potevano sbattere sotto. Quindi per andare in sicurezza non ho rischiato, dovevo mettere il rinvio, ho messo il rinvio, mi sono attaccato al rinvio e mi sono fermato. Questo è il consiglio che vi do: non rischiate quando la caduta è potenzialmente pericolosa. Qui siamo a Guadagnolo, una delle falesie laziali che preferisco perché mi ricorda tantissimo la montagna, con questa roccia tipo Dolomiti, e sto per salire, è una via bellissima fatta di 2 tiri abbastanza brevi, si può anche concatenare, si chiama la diretta del Masso Caduto, era data 6 a più, ma un 6 a più vi assicuro abbastanza stretto, che sale il primo pezzo lungo questo spigolo, poi il secondo tiro salirà invece uno strapiù lungo. E qui il consiglio è: attenzione a dove andate, attenzione alla direzione, osservate bene. Se siete andati già in falesia varie volte avrete notato che normalmente gli spit non stanno quasi mai sulla direttrice che scalate, di solito sono a destra o a sinistra.
quindi nello scegliere dove andare cercate sempre di immaginare di passare o a destra o a sinistra dello spit. Per non andare fuori via dovete comunque essere alla portata dello spit, cioè allungando la mano deve poter arrivare allo spit o al rinvio, altrimenti siete andati fuori via e allora dovete tornare indietro e fare attenzione. Comunque in questa sequenza si vede molto bene, soprattutto nella parte finale, che non riusciva a uscire finché non sono andato completamente sulla destra. Eccoci quindi al quinto suggerimento, ovvero la rinviata. Dove e come rinviare quando conviene. Vediamo bene adesso questa sequenza di una via che conoscevo bene, quindi non stavo arrampicando a vista, però questa clip è utile per capire bene dove rinviare. Ecco, qui sono al passo chiave della via, 6B, dove molte persone, vedete, c'ho un rinvio sopra la mia testa che ci arriverei anche se fossi molto alto, oppure dopo la spaccata potrei anche rinviare. Invece io decido di non rinviare perché guardate, se rinviassi durante la spaccata avrei un allungamento della corda di circa 1,5 metri con una possibile caduta di 3 metri. Viceversa, se faccio il passaggio chiave e rinvio dopo aver superato la spaccata, avrei, in caso di caduta nel momento peggiore, ovvero mentre sto rinviando, soltanto una caduta di 2 metri. Quindi il consiglio è, quando possibile, rinviate all'altezza della vita o all'altezza delle spalle, non rinviate da sotto alzando molto la mano, perché se potete evitarlo è meglio, perché se cadete in quel momento la caduta è più lunga. Ok, adesso un bonus, un consiglio bonus. Io sono solitamente un placchista, cioè mi piace più arrampicare su placca che su strapiombo. Qui uno dei rari casi in cui sono su strapiombo e mi accorgo che sono sempre lento. L'arrampicata, soprattutto per liberare una via a vista ma anche in lavorato, bisogna essere rapidi, perché le energie si consumano molto velocemente, soprattutto su strapiombo, quindi mi raccomando, sulle vie cercate di essere rapidi. La rapidità è importante nel momento in cui volete cercare di liberare una via. Allora, per chiudere, un paio di consigli sulle cadute, perché arrampicando a vista da primi è facile cadere. Sulle cadute, il consiglio che vi posso dare è: attenzione, staccatevi dalla roccia puntando i piedi. Vediamo questa prima sequenza. In questa prima sequenza io arrivo stanco alla rinviata, questo era un secondo tiro di un 6B+, non riesco ad agganciare il rinvio e a questo punto decido di non tentare oltre e di lasciarmi cadere. Punto il piede sinistro, come vedete farò una caduta abbastanza lunga, 5-6 metri probabilmente, e però è composta, sto dritto, mi stacco dalla roccia e atterro sui piedi senza farmi assolutamente nulla. Questo è il modo corretto di cadere. Attenzione agli strapiombi, come vedete in questo caso farò una caduta su strapiombo perché avevo le mani fredde e non sentivo, quindi nel momento culmine dello strapiombo cado. Anche qui cado bene dritto, sempre puntando il piede, però attenzione che il piede deve staccarsi, quindi bisogna fare un po' un saltino all'indietro, come vedete,
rivedetevelo con calma, altrimenti se il piede rimane agganciato e perdete le mani rischiate di rovesciarvi. Bene ragazzi, questo è tutto. Se il video vi è piaciuto mettetemi un like e iscrivetevi al canale e ci sono altri video. Avete la mia email a inizio del video se mi volete contattare. Buona scalata in sicurezza a tutti!